Buongiorno amici di Matti per la Pesca, sempre in compagnia di Walter Ferraro, testimonial Garmin. Buongiorno a tutti. In questo video vi andiamo a spiegare come inizializzare e configurare il nuovo motore di prua Garmin Force Kraken. Andiamo a vedere ora come collegare il Force Kraken direttamente al monitor della Garmin e seguire le prime fasi proprio di calibrazione. L'operazione da fare per calibrare il motore è quello di calibrare la bussola tramite telecomando, quindi andiamo sul menu, impostazioni, trolling motor, calibra e andiamo a dargli la bussola. In un primo momento, rispetto ai motori precedenti, farà una prima calibrazione autonoma girando la testa di 360 gradi. Tra l'altro la testa ha anche un display illuminato sopra che indica anche di notte la direzione e l'accensione proprio del motore tramite una veloce freccettina. Anche questa, diciamo, è comoda se andiamo a traina a calamari. Arrivati al 99% ha fatto la calibrazione autonomamente. Ora iniziamo la seconda fase di calibrazione utilizzando il motore principale, quindi sempre tenendo il motore in acqua andiamo semplicemente a fare 360 gradi, circa un giro e mezzo, anzi proprio intorno, in modo da calibrare anche la seconda parte di configurazione proprio della bussola. Siamo al 25%, quindi sono delle fasi veramente veloci. Io ora lo faccio fuori in mare perché c'è il mare che oggi è veramente calmo. Se avete uno spazio anche nella propria marina, l'importante è che sia assolutamente calmo il mare e non ci siano sbalzi di moti ondosi che possono ovviamente non far compiere nel migliore dei modi questa fase di calibrazione del motore. 70%, quindi sempre operazioni molto veloci, 80, 90 e siamo a circa un giro e mezzo, stiamo arrivando al secondo giro, 95, 98, 100% bussola calibrata. Andiamo a calibrare l'offset di prua, ovvero dobbiamo dirgli, essendo che nelle varie barche il motore viene installato con inclinazioni diverse, qual è proprio il grado per essere dritti rispetto all'imbarcazione. Quindi andiamo nel menu e iniziamo ad impostarlo, quindi giro la testa in modo e maniera che sia completamente dritta rispetto alla prua dell'imbarcazione e gli vado semplicemente a dare l'ok. In questo momento il motore è completamente calibrato tramite il telecomandino, è pronto per essere utilizzato in qualsiasi modo tramite sempre telecomando. Ora andiamo a vedere come collegarlo al nostro plot. Andiamo a collegare il Force Kraken direttamente nei nostri dispositivi monitor. Semplicissima impostazione, basta dare nelle impostazioni, comunicazioni, dispositivi wireless, trolling motor, inizio. In questo momento la ricerca sul plotter inizia. Andiamo anche sul motorino a cliccare 3 volte il tasto power, si illuminerà un LED blu e la connessione avverrà in pochi secondi. Trolling motor Garmin collegato correttamente, stato connesso, e in questo caso comparirà nella cartografia in alto. Basta impostarla nel modifica overlay barra superiore, metteremo la barra del trolling motor e in questo caso verrà fuori proprio la barra per comandare il trolling motor direttamente dal nostro. E andiamo appunto a vedere che cosa dice la barra. Il primo pulsantino è il tasto elica, l'andiamo a azionare, quindi l'elica è partita con questa potenza. Possiamo ovviamente con i tasti a fianco più e meno andare ad aumentare o diminuire la potenza. Il tasto ancora a fianco è il tasto di cruise control, quindi possiamo impostare digitalmente la velocità, un nodo 1, un nodo 2, un nodo 3 e così via. Con il tasto superpotenza andiamo a dargli la potenza massima del motore per un'accelerata veloce nel caso in cui abbiamo bisogno di alzare magari le nostre lenze, andare a tirar fuori un pesce da un relitto
andare ad evitare magari un ostacolo, magari siamo in traina col vivo, ci accorgiamo all'ultimo di avere una boa davanti per quanto riguarda magari una rete, un palamito, vogliamo spostarci molto velocemente, siamo in drifting al tonno, ancorati, abbiamo bisogno di andare dietro al pesce che ci sta sbobinando. È un tasto secondo me utile, lo abbiamo sia nel plotter e sia sul nostro telecomando. Proseguendo poi con la barra abbiamo la funzione ancoraggio, si attivano poi una volta selezionato una serie di freccette perché possiamo poi tramite queste freccette spostare l'ancoraggio di 1,5 metri ogni clic sulla freccia nella direzione in cui desideriamo andare, oppure azioniamo il tasto direzione. Si attiva un vero e proprio autopilota che noi possiamo poi direzionare anche questo con le varie freccettine per cambiare la propria direzione. Abbiamo poi un tasto menu dove è possibile impostare una serie di valori. Abbiamo la stessa funzione presente nel telecomando che è la funzione calibra. Abbiamo il guadagno ancora, quindi il valore di aggressività quando siamo ancorati, che vogliamo tenere diciamo il motore in quella tipologia di condizione. Col mare calmo mettiamola sempre bassa, col mare formato l'alziamo, con un'imbarcazione molto pesante la andiamo a aumentare, con un'imbarcazione molto leggera a diminuire. Se noi troviamo sempre un valore equilibrato sicuramente riusciamo a risparmiare notevolmente le batterie. Idem su guadagno e navigazione, abbiamo un'aggressività col quale lui deve o no mantenere una rotta, quindi quando noi impostiamo facilmente una rotta sul nostro plotter, guardate quanto è semplice, crea rotta, andiamo a dirgli aggiungi waypoint, creiamo una rotta veloce, ci chiederà il trolling motor se vogliamo attivare il motore elettrico per quanto riguarda la rotta ed ecco il nostro motore che sta iniziando a seguire la rotta nel modo più preciso possibile. Nelle prime due curve leggermente ondeggerà perché la barca proprio che scodinzola, non il trolling motor, e tramite i valori proprio di navigazione possiamo decidere con quale aggressività vogliamo che lui percorra una rotta. Quindi siamo una trainetta molto leggera sulle aguglie, sulle occhiate, non ci interessa mantenere una direzione molto precisa, possiamo anche mettere un'impostazione con un valore più basso perché non è il metro più, metro meno che ci cambia la vita, consumando meno batteria di nuovo perché è meno aggressivo il motore. Siamo invece una traina con il vivo, dobbiamo percorrere una rotta molto precisa sugli scogli, a quel punto gli metteremo maggiore aggressività per fare in modo che lui sia molto più preciso sulla rotta impostata. Abbiamo poi un'altra serie di opzioni in cui gli diciamo nel momento in cui arriviamo ad una rotta se vogliamo impostare il punto di ormeggio automatico come in questo caso. Noi ora qua stiamo arrivando alla fine, mancano esattamente 15 metri ed ecco qua che il trolling motor passa al passaggio funzione ancora, quindi arrivati in questo punto lui in automatico attiva la funzione ancoraggio. Guardate tutto quanto è estremamente semplice, alcune diciamo opzioni diverse in cui l'accensione automatica ci chiede da che lato abbiamo messo l'elica quando ovviamente stiviamo il motore a riposo e l'utilizzo dei tasti di scelta rapida. Quindi abbiamo tutto veramente a portata di mano sul nostro schermo, è veramente tutto estremamente semplice. Siamo tornati in studio, ringraziamo Walter per la sua esperienza e soprattutto per la sua disponibilità. Grazie dell'invito, grazie a voi per tutto quello che fate, perché creare diciamo questi video informativi eccetera è un impegno e non è cosa da poco, quindi grazie a voi per questi momenti in cui si può parlare di pesca, di tecnologia eccetera. Da Matti per la pesca, da Fabrizio Schirru e da Walter Ferraro è tutto. Ciao!